Ciao a tutti, buona giornata. Sto rifacendo il video dello stracotto di maiale. Vediamo qua, ho lo stracotto, l'aglio, la cipolla, il burro, l'olio e il vino bianco che è nella confezione del Tavernello, ma è vino in bottiglia. Vi stavo dicendo, sto rifacendo il video, difatti è sparito dal canale perché mi hanno contestato il video perché c'era un prodotto che si vedeva e pare che non si possa farlo vedere, non lo so, non ho ben capito. Comunque cancellato e adesso ve lo ripropongo. Abbiamo detto carne, quindi in questo caso avevo della lonza di maiale, ma se no l'ho fatto anche col vitello, aglio, cipolla, olio, burro e vino bianco. E quindi procediamo a preparare il nostro stracotto di maiale. Metto il burro e aggiungo l'olio. Il burro e l'olio insieme vanno bene perché il burro così non frigge ma si scioglie. Inoltre, vista la consistenza di carne da dover utilizzare, da dover far rosolare, è meglio essere un po' più leggeri, quindi un po' meno burro, un pochino più di olio di oliva extravergine che fa un po' meno male, ma comunque potete fare un po' come vi pare anche qua, io lo faccio in questa maniera. Quindi adesso mi accingo a sbucciare l'aglio, lo preparo e inserisco l'aglio schiacciato in questo caso, quindi non lo vado a tritare. Non levo l'anima, molti video di cucina vi fanno vedere che levano l'anima perché è la parte che può dare l'amarognolo oppure che può dare proprio l'intenso gusto di aglio, ma in questo caso l'aglio non viene mangiato, quindi lo schiaccio solo, non lo trito e quindi va benissimo lasciarla, non dà nessunissimo problema, anzi io trovo che dà quel leggero saporino in più che è quello che ci vuole. Lo schiaccio con la lama del coltello, vedete, fate sempre attenzione a non tagliarvi, e lo inserisco nella pentola. Ora, una volta schiacciato l'aglio, andiamo avanti a sbucciare la cipolla. Eccola qua la nostra bella cipolla. Avevo nel video precedente avevo messo sotto anche un po' di musichetta, fra le altre cose data da YouTube. Sapete che YouTube dà ai creator delle musiche da poter utilizzare e anche quella dava dei problemi. Non so, oggi hanno l'algoritmo di YouTube che va un po' per conto suo, ma così è andata. Bando a queste recriminazioni, ma è giusto che lo sappiate perché dopo se uno si domanda come mai spariscono i video, tornano i video. Ed eccoci qua con la nostra bella cipollotta. Adesso c'è chi la taglia sottile e chi la taglia grossa. Dovendo cuocere 2 ore, io la taglio a tocchetti, tanto praticamente si scioglierà nel sughetto che si condensa poi alla fine. Non resterà praticamente traccia della cipolla o molto poca, dovendo cuocere così a lungo. Quindi tagliatela pure a tocconi che non c'è nessun problema. E io così faccio, come ben vedete. Non sono stato lì a affettarla finemente. Ora la stessa cosa possiamo fare con la carne. Noi possiamo cuocere l'intero pezzo così grande e farlo andare, tanto cuocerà sicuramente, oppure tagliarlo a pezzi. Il tagliarlo a pezzi porta un vantaggio di una cottura un pochino più veloce e di una certezza che sia perfettamente cotta all'interno in tutte le sue sezioni. Però ripeto, essendo uno stracotto che cuoce 2 ore, la differenza non è tantissima, è più che risparmiate del gas o, come nel mio caso, della corrente, avendo la piastra a induzione, e quindi si cuocia più velocemente la carne, soprattutto altre carni più dure come può essere quella di manzo o di vitello. In questo caso, essendo lonza di maiale, è piuttosto morbida, quindi cuoce anche un pochino più in fretta, invece che 3 ore, con 2 ore, 1 ora e mezza, 1 ora e 40, a secondo del tipo di carne andrà a cuocersi. Bene, ora facciamo rosolare la carne piano piano, vedete, con il fuoco alto, e dopodiché il fuoco lo abbasserò. Vedete che il burro si sta anche sciogliendo e quindi rosoliamo da tutte le parti la nostra carne, altrimenti poi succede che non viene molto bene. Quindi fatela rosolare,
bene da tutte le parti, mescolate bene così che tutte le superfici dei vari tocchetti di carne in questo caso, o tutte le superfici se aveste mantenuto il pezzo unico di carne, quindi non solo sopra e sotto ma anche i lati, siano ben rosolate. Vedete qua siamo quasi pronti, abbiamo ancora qualche puntino rosa e dobbiamo rosolarla anche lì. Scusate ancora la voce un po' così cavernosa, un po' di tosse. Una volta rosolata aggiungiamo i nostri 2 bicchieroni di vino bianco. Dopo il vino potete aggiungere o 2 mestoli o 2 bicchieri se volete di brodo, o 2 mestoli o 2 bicchieri se volete di acqua. Ovviamente col brodo verrà un pochino più saporita, o con l'acqua un po' meno saporita, ma non di molto perché molto del liquido evaporerà durante la cottura. Poi potete aggiungere sale e pepe, io aggiungo solo il sale e poi dell'olio verso fine cottura aggiungerò ancora dell'olio crudo. Ecco qua con l'aggiunta del nostro brodo o della nostra acqua come risulta. Vi sembrerà un lago veramente di brodo o di acqua. In realtà, dovendo cuocere circa 2 ore, vedrete che si prosciugherà completamente, veramente è una cosa impressionante. E la carne vi posso assicurare che viene buona, non diventa un lesso perché l'avete già rosolata. E quindi a questo momento riporto tutto in ebollizione e metto il coperchio e quindi vado ad abbassare poi il fuoco. Lo porterò a fuoco medio e poi infine a fuoco basso, quindi ogni 10-15 minuti abbasserò un po' il fuoco fino poi a farlo andare a fuoco basso per la rimanenza del tempo. Vedete che qua siamo tornati a sobbollire, quindi mettiamo il coperchio e da 8 porto a 7, poi porterò a 6 e poi porterò a 5 e farò andare a 5, in questo caso con l'induzione, con la fiamma libera, chiamiamola così, portate a metà. Ecco qua, dopo un'ora di cottura, vedete che il nostro liquido, il nostro sughetto si è già ristretto a metà di quello che avevamo messo in precedenza e non ci resta quindi che un'altra oretta scarsa di cottura per essere pronti. Vedete che la carne sta già rompendosi facilmente, basta solo toccarla col mestolo di legno. Ed eccoci qua dopo un'altra ora. Scusate i riflessi sul piano di cottura, ma mi è caduta un po' di acqua prima e asciugandosi lascia queste righe. Vedete che si spezza con un grissino, anche se questo è un mestolo di legno, però piano piano proprio basta toccarla e già si scioglie. Adesso aggiusterò di olio e di sale, farò cuocere altri 10 minuti e dopo lascio a riposare. Potete servire subito in tavola oppure potete lasciarla lì che riposi e il giorno dopo scaldarlo e mangiarlo. Sarà ancora più buono perché assorbirà ancora di più gli umori e i sapori contenuti nel residuo. Vedete come si è concentrato il nostro liquido, il nostro sughetto, che poi sono le cipolle, l'aglio, gli umori della carne, il brodo, l'olio, e quindi si è proprio ristretto. Eccoci qua pronti. Non mi resta che augurarvi, se avete copiato la ricetta, un buon appetito e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!